giorni che seguono l'apertura delle acque pesate sono sicuramente i più difficili per il Trotaiolo. Questo perché? Perché fiumi e torrenti vengono presi d'assalto, tra virgolette, dal popolo dei Trotaioli, costretto mesi con la canna al chiodo. Ecco che i pesci, dopo poco tempo, riacquistano quella malizia che è dentro la loro indole di pesce selvatico. Dobbiamo concentrarci fin da subito sulla scelta dello spot, magari andando a cercare spot un po' più nascosti, dove dobbiamo camminare anche un po' nel bosco per raggiungerli. Questo non vuol dire che nessuno ci ha gettato il lombrico, però sicuramente un po' di selezione la fanno. Il clima è sempre quello tipico dell'inverno, la primavera, almeno quella da calendario, è ancora lontana. Quindi ci scontreremo con fiumi e torrenti caratterizzati da livelli idrici bassi o medio-bassi, acqua cristallina e soprattutto molto fredda. Quindi trote già di per sé maliziose, e questa malizia va a sommarsi con l'apacità del pesce dovuta appunto dalle temperature ancora molto fredde. Affronteremo questi spot pescando a corona, una corona leggera o comunque adatta al flusso d'acqua. Oggi abbiamo un livello idrico, diciamo, abbastanza buono per il periodo. Una corona di 20 pallini del numero 4 è più che sufficiente per andare a cercare qualche bel pesce selvatico. Terminali sottili nell'ordine dello 0,14, ami piccoli innescati con vermi di terra di taglia medio-piccola. Come ho già detto in precedenza, andiamo a scontrarci con pesci selvatici maliziosi, quindi molto guardinghi. Dobbiamo presentare loro un'esca naturale in corrente, quindi la pesca impassata, diciamo, con lievi trattenute nei punti giusti è quello che ci vuole. Sicuramente gli spot più profondi la faranno da padrone, quindi consigliamo fin da subito la scelta di un tratto di torrente caratterizzato da salti d'acqua naturali, ma anche da griglie artificiali, dove possiamo trovare una buona profondità, dove le trote sicuramente saranno in attività fin dalle prime luci dell'alba. Dopo aver analizzato la giornata odierna e aver dato qualche consiglio, direi di mettere in pratica tutto questo e iniziare a pescare.
Un accessorio indispensabile per la pesca in torrente è il segnafilo. Questo piccolo cilindretto di colore rosso acceso ci aiuta a tenere sempre sotto controllo l'ascesa della lenza verso valle. Anche nelle giornate più buie o comunque nei tratti di torrente più nascosti, dove talvolta la visibilità, soprattutto alle prime luci dell'alba, è veramente molto poca. Ci serve anche per capire a quale profondità far lavorare la nostra corona. Ovviamente se arriveremo in una postazione profonda dove stimiamo ci siano circa 2 metri di profondità, abbiamo una corona di circa 1 metro, andiamo ad alzare questo segnafilo in modo da averlo sempre al pelo dell'acqua e, ripeto, tenere sotto controllo in maniera impeccabile la nostra corona per vedere dove far passare la lenza. Le tipologie di segnafilo sono 2: un segnafilo intercambiabile e un segnafilo classico. Quello intercambiabile ha una fessura all'interno del cilindro in modo da poterlo cambiare velocemente senza rifare la lenza. Possiamo arrivare in una zona dove il colore giallo è più visibile del colore rosso e così via. In un secondo lo possiamo sostituire e tornare subito in pesca. Risalendo il torrente possiamo trovare delle postazioni totalmente diverse tra loro in merito alla corrente e alla profondità. Prepariamoci a casa delle corone, stiviamole in una scatola come questa divisa in vari scomparti, che oltre alle corone può alloggiare anche i segnafilo ed altri accessori che ci possono venire utili. Aprendo la scatola andiamo a prendere una corona stivata nell'avvolgilenza. Questa è una corona di 20 pallini del numero 2, ne ho una di 20 pallini del numero 1 e una di 20 pallini del numero 4. Queste sono le 3 grammature che possono venirci incontro per affrontare un torrente con questa portata. Andiamo a vedere nel dettaglio come è stata realizzata la corona. Diciamo fin da subito che tutte le corone per la pesca sul selvatico le realizzo con il solito sistema, impiegando pallini di diametro diverso, ma la distanza è sempre quella. Come possiamo vedere è una corona che non è assolutamente caricata in punta. Abbiamo una distanza tra i primi 2 pallini di oltre 1 centimetro che poi sale in progressione fino ad arrivare ad una distanza di circa 5-6 centimetri. In questo modo abbiamo una corona su circa 100 cm di lenza madre dello 0,20. Girella tripla
dove andremo poi a collegare il terminale, in questo caso un terminale di 30 cm dello 0,14 mm con un amo del numero 8 privato dell'ardiglione. All'altra estremità abbiamo una girella semplice per collegare la lenza madre del mulinello di colore bianco.